Torta veloce, senza cottura, tutto a freddo, buona buona. Seguitemi, la prepariamo insieme. 500 g di mascarpone, 200 g di ricotta fresca o da banco, 100 ml di panna da montare, 80 g di zucchero e diamo una prima mescolata. Sciogliamo 200 g di cioccolato fondente o se preferisci al latte. Io l'ho messo in microonde a step di 5-6 secondi alla volta e si scioglierà benissimo. Così. Mescoliamo leggermente e aggiungiamo il cioccolato fondente fuso, tiepido. Già così fa venire fame. Una mousse buonissima veramente, anche da mangiare così a cucchiaiate. Aggiungiamo il resto e continuiamo finché non diventa tutto ben omogeneo. Velocità bassa, mi raccomando. Questo composto non ha bisogno di gelatina perché già è abbastanza sodo grazie al cioccolato fondente che poi raffredderà e si solidificherà ulteriormente. Ed è anche senza uovo. Biscotti savoiardi, io uso questi tipo sardi che sono più buoni, più tipo pan di Spagna diciamo, però vanno bene anche quelli classici. Per la base li dividiamo a metà così per obliquo, trasversalmente, in modo da formare un fiore. Così. Mettiamo da parte, lo stampo 26 cm, lo foderiamo con pellicola in modo che poi l'estrazione sarà più facile. Latte e bagniamo leggermente i savoiardi. Li posizioniamo dalla parte alta verso giù, cioè la parte più bella verso giù, che poi verrà sformata al contrario. E andiamo a raggiera finché si formerà tutto la base. Bellissima, verrà come un sole, un fiore. Io propendo sempre per il sole. Se alla fine noterete che c'è poco spazio in lunghezza, li tagliamo un po', tagliamo la punta e così sistemiamo. Prendiamo la misura dei biscotti da sistemare in verticale per quanto è alto lo stampo e li adattiamo. Sempre bagniamo nel latte leggermente e mettiamo la parte bella al di fuori. Facciamo un bel bordino dritto dritto, velocemente, molto facile devo dire. Accelero un po', così il video è meno lungo. Ok, adesso mettiamo una parte della mousse, che già a guardarla mette fame. Se non amate il cioccolato fondente potete usare il cioccolato al latte o Nutella, ancora più golosa. Gli scarti dei tagli dei biscotti li mettiamo all'interno senza buttare via niente. Ti do un'altra idea, nel latte puoi aggiungere anche dell'aroma rum oppure del rum proprio liquore se ti piacciono le cose alcoliche, oppure solamente la fialetta di aroma in modo da dare un sapore un po' più deciso, e la restante mousse.
pareggiamo bene. E poi io ho usato questi, sono dei biscotti di pasta sfoglia che avevo in casa e li ho adattati come fondo, ma se avete, io avevo finito i savoiardi sardi, vi dico la verità, quindi ho optato per questa soluzione che ci sta benissimo perché sotto rimarrà una base croccante che non ci sta male. Quindi se avete biscotti di pasta sfoglia di qualsiasi forma, qualsiasi genere, potete adattarli, oppure continuate sempre con i savoiardi. Chiudiamo bene e mettiamo in frigorifero, non congelatore, quindi frigorifero per almeno 4-5 ore. Io l'ho preparata il giorno prima per il giorno dopo. In frigo. Dopo il riposino la sformiamo. Voilà, bella, bellissima, veramente facile e con un decoro che già è una decorazione praticamente. E state tranquilli che non si muove perché c'è il cioccolato fondente o il cioccolato, insomma, che la sto dando da quella giusta consistenza. Io decoro semplicemente con delle ciliegine, giusto per dare un tocco di colore, ma potete usare quello che volete, ciuffettini di panna o frutta fresca anche, fragole, ciliegie, cacao, ma io non la rovinerei tanto mettendo troppe cose, che già il disegno è bello. Un ciuffetto di Nutella al centro. La Nutella ci sta sempre. Va tenuta in frigo fino al momento di essere consumata, quindi sarà bella fresca. E gocce di cioccolato fondente. Basta, non mettere più nulla. Che ve ne pare? A me piace tantissimo, proprio tanto. E qui siamo ai festeggiamenti. La apriamo e voilà, bella, buona, rifatela. Ciao a tutti, alla prossima!